Ciao a tutti! Oggi prepariamo la torta Medovik. Sul nostro canale c'è già la ricetta della torta Medovik, ma questa variante che vi propongo oggi avrà l'impasto leggermente caramellato e un altro tipo di crema. È bellissima, vellutata all'esterno e altrettanto bella all'interno, con la sua straordinaria stratificazione uniforme. È morbida, soffice e cremosa, con un aroma delicato di miele e caramello. Gli ingredienti che ci occorreranno e le dosi le troverete indicati nella descrizione sotto il video. Come prima cosa preparo l'impasto. In una ciotola setaccio la farina. In un pentolino verso il miele e lo metto a scaldare. Quando il miele si è scaldato bene, aggiungo il bicarbonato, mescolo e osservo che si è formata una schiuma. Alzo il pentolino dal fuoco per non far bruciare il miele e continuo a mescolare finché la reazione è quasi finita. Rimetto il pentolino sul fuoco e aggiungo lo zucchero, un pizzico di sale e un po' di acqua. Continuo a mescolare e tengo il composto sul fuoco finché comincerà a caramellare leggermente. Adesso dipende dal gusto che si vuole dare alla torta. Se si vuole ottenere un impasto più caramellato si deve tenere un po' di più sul fuoco, altrimenti ci si può fermare a questo punto e aggiungere il burro. Io voglio un impasto più caramellato e lo tengo un po' di più sul fuoco, dopodiché aggiungo il burro. Il burro freddo mi aiuterà ad abbassare di qualche grado la temperatura del composto. Quando si è sciolto ed amalgamato bene il burro, trasferisco il tutto in una ciotola. Aggiungo 2 uova leggermente sbattute e mescolo subito per non farle coagulare. Aggiungo una parte della farina setacciata nel composto di caramello.
Setaccio il lievito per i dolci nella farina rimasta. Mescolo per uniformizzare il tutto e continuo ad incorporare la farina al composto di miele e uova. Quando ho ottenuto un impasto omogeneo ma ancora morbido, lo trasferisco sulla pellicola e lo avvolgo dandogli la forma cilindrica. Lo appoggio sul tagliere e lo metto in frigorifero per circa un'ora e mezza. Trascorso il tempo necessario, riprendo l'impasto rassodato e lo trasferisco sulla spianatoia leggermente infarinata. Spolverizzo un po' di farina e divido il cilindro in 8 pezzi uguali. Per essere più precisi si può utilizzare la bilancia. Lavoro ogni pezzetto di impasto dandogli una forma sferica e lo appoggio su un piatto leggermente infarinato. Copro il piatto con la pellicola. Comincio a stendere l'impasto sulla carta da forno leggermente infarinata. All'inizio lo schiaccio un po' con la mano. Se è tanto appiccicoso, spolverizzo ancora un po' di farina. Stendo con il mattarello senza schiacciare troppo perché l'impasto è molto delicato e si rompe facilmente. Aiutandomi con il fondo di una teglia di 24 cm di diametro, ricavo un disco di impasto. Con un pennello elimino la farina in eccesso. Bisogna ricordarsi sempre di bucherellare la superficie con una forchetta, perché altrimenti la sfoglia formerà dei rigonfiamenti durante la cottura e poi sarà difficile assemblare la torta. I pezzetti di impasto ritagliati li lascio cuocere insieme alla sfoglia, perché li userò per il decoro. Trasferisco la carta forno insieme alla sfoglia sulla teglia e metto nel forno preriscaldato a 175 gradi per circa 4-5 minuti.
Si deve tenere d'occhio durante la cottura perché l'impasto contiene zucchero e miele e si caramellizza in fretta. Appena tolta dal forno, raccolgo i pezzetti di impasto in una ciotolina e stacco con attenzione la carta forno. Finché la sfoglia è calda e ancora morbida, è consigliabile lasciarla su una superficie dritta. In questo modo si devono fare tutte le sfoglie. Quando ho finito di cuocere tutte le sfoglie, metto i pezzetti di impasto sulla teglia e li inserisco per 4-5 minuti nel forno appena spento per essiccarli un po'. Si deve fare attenzione a non bruciarli. In una ciotolina con acqua bollita e raffreddata metto un cucchiaino di miele. Questo liquido mi servirà per bagnare le sfoglie. Metto la gelatina in ammollo in acqua fredda. Verso il succo di limone nella panna fresca. Mescolo e la lascio da parte per un quarto d'ora. In una ciotola inizio a montare la panna fresca molto fredda dal frigorifero. Quando la panna ha raddoppiato il volume, aggiungo a pioggia lo zucchero semolato e lo zucchero vanigliato. La panna è diventata una neve quasi ferma. La mettiamo da parte. Ammorbidisco il mascarpone con il frullatore per 2-3 minuti. Metto a bagnomaria la ciotola con la panna. Quando la panna è abbastanza calda, aggiungo la gelatina strizzata bene. Mescolo per farla sciogliere. Abbiamo pronti tutti i componenti per finire la crema: la gelatina, la panna con limone, il mascarpone e la panna montata. Metto un po' alla volta la panna con limone nel mascarpone e frullo per amalgamare bene. Dopodiché aggiungo a cucchiaiate la panna montata al mascarpone ed incorporo con la frusta a mano. Non uso più il frullatore elettrico per non smontare la panna. Trasferisco il tutto nella ciotola più grande per lavorare più comodo. E come ultima cosa verso a cucchiaiate la panna con la gelatina sopra la crema.
La gelatina è un ingrediente opzionale. La metto per stabilizzare meglio la torta. Voi potete ometterla. La nostra crema è pronta. Le sfoglie sono pronte. Inizio a assemblare la torta. Prendo un piatto da portata, appoggio il cerchio apribile, metto dentro i pezzi d'acetato che si possono sostituire con la carta forno. Metto un po' di crema sul piatto e appoggio il primo strato. Spennello un po' di bagna al miele sulla sfoglia, poca senza esagerare. Aspetto 30 secondi che si assorba un po'. Ricopro di crema stendendola in modo uniforme. E in questo modo continuo a mettere strato dopo strato, cercando di dividere la crema in quantità uguali su tutti gli strati. Per essere più precisi si può dividere la crema con la bilancia. Appoggio l'ultimo strato, lo inumidisco e metto la crema. Copro il tutto con la pellicola e metto la torta in frigorifero per 5-6 ore a stabilizzare bene. Trascorso il tempo necessario, riprendo la torta, tolgo il cerchio apribile e i fogli d'acetato. Con un tritatutto frantumo i pezzetti di biscotti essiccati e li riduco in una farina. Si possono lasciare i pezzetti più piccoli, più grandi, in base ai propri gusti.
punto un po' di panna fresca con un po' di zucchero e con la vanillina. Ricopro la superficie della torta con la crema fresca per poter attaccare sopra la farina di biscotti. Il decoro è semplicissimo, si deve ricoprire tutta la superficie con la farina di biscotti. E questa è la torta Medovic pronta. È bellissima, vellutata all'esterno e altrettanto bella all'interno, con la sua straordinaria stratificazione uniforme. È morbida, soffice e cremosa, con un aroma delicato di miele e caramello. Se vi è piaciuto il nostro video, condividetelo con i vostri amici e iscrivetevi al nostro canale per non perdervi le prossime video ricette.